Ragazzacci, buona giornata, benvenuti in una nuova sbarbatina. Allora, prima di iniziare, oggi devo fare un saluto a una spettatrice importantissima, alla mamma Gabriella, che ha scoperto il mio canale YouTube e non si perde una sbarbata. Ciao mamma Gabriella, magari ora impara anche a fare la barba. L'altro giorno è venuta qua in bagno, non era entrata, ha visto tutta la roba e mi fa: ma chi le pulisce tutte queste cose? Le mamme sono sempre le mamme. Però salutiamo anche la moglie Carolina, se no poi diventa gelosa. Allora, dopo aver fatto i saluti, se no non mi danno da mangiare, a parte gli scherzi, allora incominciamo a fare la sbarbatina, ragazzi. Oggi provo su richiesta il Game Changer con la piastra questa è la 68. Non so se la camera ce la farà a inquadrare perché è talmente scritto piccolo. La 68 e la compariamo con la 84. Facciamo mezza faccia e mezza faccia. Su entrambe ci monterò queste Gillette. Queste sono le Wilkinson Classic. Queste sono quelle fatte in Cina. Secondo me sono un po' peggio di quelle fatte in India. Ce le ho tutte e due. Le indiane non lo so, mi sembra che vanno un pochino meglio. Però avevo il pacchetto aperto delle cinesi, voglio finirlo, approfitto. Ne uso due perché ne monterò uno in ogni piastra per essere sicuro come sensazione che sia la metta nelle stesse condizioni. E come saponcino e after, oggi ho dei campioncini che mi sono arrivati da una casa che non conoscevo. Questa si chiama Apex Apex Alchimal Suppli. Apex Alchimal Suppli, scusate il mio inglese, ragazzi. No, scusate, si chiama Apex Alchimal Shaving. The Apex Alchimal Shaving. Ecco, questo è il nome della compagnia. Tanto poi lo vedete nella descrizione del video. Fanno delle profumazioni molto interessanti. Per esempio questo, mi immagino che vedete cosa c'è scritto. C'è proprio scritto Coca-Cola e è rimasto attaccato al barattolo invece che sul tappo. Non riesco a toglierlo, non rimarrà lì. E sa proprio, ragazzi, di Coca-Cola, ma ci assomiglia tantissimo. Allora, un pezzettino di sapone, tiriamo fuori la ciotola dall'acqua, prendiamo un pezzettino di questo sample, lo mettiamo in ciotola, qui richiudo se ce la faccio perché è rimasta attaccata nel tappo. Lo sciogliamo. Allora, mi sembra che sia una pasta, non è tanto duro. Allora vi dico, dentro il barattolo è Coca-Cola, è come annusare un bicchiere di Coca-Cola. Ora vediamo come va montato in faccia. E ragazzi, vi chiedo scusa, ma non mi ricordo se sono al tallo o se sono vegetali questi saponi. Vi dico onestamente, non ci ho fatto nemmeno caso quando li ho presi. Comunque, andiamo a vedere come vanno. Pennellino, oggi vado con un sintetico Sagrada Famiglia 24 mm della Yaki. Pennellino che costa 4 soldi, ragazzi, ma va benissimo. Per iniziare, secondo me, è il pennello perfetto per chi sta iniziando, ma anche per chi sta finendo. Ragazzi, sembra che mi sia cascato per terra una bottiglia di Coca-Cola. Se siete amanti come me della Coca-Cola, è fantastico questa profumazione. Allora, sicuramente è un tallo guapo, ragazzi, dalla schiuma come sta facendo, non credo proprio che sia un vegetale. Questo è sicuramente, poi mi posso anche sbagliare, ma non credo proprio. Vedo questa schiuma tipo yogurt, non monta tanto, che normalmente questa la fanno i talloguati. Apex, A-P-E-X, Alchemist Shaving si chiama. Guardate che bella schiuma che ha fatto. Questo è sicuramente un talloguato. Allora mi bagno la faccia
anche da montare le lamette sul rasoio. Ragazzi, schiuma fantastica. Mamma mia che schiuma. Vendono i saponi completi o campioncini in pack. Mi sembra ogni pack c'ha tre campioncini differenti. In totale mi sembra che sono 18 saponi, 18 profumazioni. Viene il pack già con il sapone e l'aftershave. Allora, la schiuma, ragazzi, mi sembra fantastica. Certo, è sicuramente un talo guapo, non c'è verso che sia un vegetale. Vedete che non fa schiuma voluminosa, rimane tipo yogurt. Però è una schiuma fantastica. Allora, non ci sento nessuna profumazione di grasso, quello che sento è, ora montato ha perso molto la profumazione di Coca-Cola, si sente leggerissima, è quasi un sapone neutro, ora montato, vi dico la verità, si sente di più nel barattolo e quando la stavo montando in ciotola, però poi la profumazione almeno di questo è svanito molto, è leggerissima, ormai l'ho messo. Però ragazzi, la schiuma è fantastica, 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 fantastica. Si sente una schiuma bagnata che mi ha ammorbidito questa barbaccia che ho di più di 2 giorni, ma guardate, è uno spettacolo, uno spettacolo. Allora, cominciamo a montare il rasoio Wilkinson Sword. Vi faccio vedere qual è il pacchettino così li riconoscete subito. Sono queste qua. Queste sono quelle fatte in Cina. Poi trovate lo stesso identico pacchetto, anche se quelle indiane molte volte hanno 6 lamette, 5+1, ne regalano una. E non lo so perché io le indiane le sento un pochino meglio rispetto alle cinesi. Comunque anche le cinesi, vi dico la verità, vanno veramente bene. Allora, questo è il 068, lo userò nel lato destro e togliamo già la cartina dall'involucro, la montiamo qui sulla piastra, la 084 lato sinistro. Allora iniziamo, lato destro, 068, l'amico voleva sapere un po' che tanta differenza c'è come sensazione in faccia. Allora, la 068 secondo me è una piastra fantastica. Guardate la barba di 2 giorni, con che facilità la porta via. E la lametta si sente appena, ma è di un'efficacia assoluta. Sembra fatto un righello, Adesso io abbastanza comodo anche in zona baffi. Anzi, sono praticamente già liscio. Guardate, barba di 2 giorni piallata completamente. Il rasoio perfetto, il 068 ragazzi, per me è un rasoio eccezionale. Allora, appoggio la 068, prendo la 084 cercando di non tagliarmi e facciamo allora la rondellina e facciamo l'altra parte della faccia. Sentiamo la differenza della lametta
Allora ragazzi, io sento veramente una differenza minima. Qui in zona baffi un pochino di più. Però qui sulle guance in zona pelo è quasi lo stesso identico rasoio, veramente è molto difficile riconoscerlo. Se me lo dassero senza sapere qual è le due piastre non lo so se riuscirei, vi sono onesto, a sapere qual è una piastra e qual è l'altra. Il risultato praticamente identico. Allora mi insapono e parto poi col lato sinistro con uno 0,84. Ragazzi, il sapone come meccanica, quando parlo di meccanica parlo del tipo di schiuma, scorrevolezza. Mi sembra fantastico, 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 fantastico. Mamma mia che saponi che sono questi qua, eccezionali. Eccezionali ragazzi, era tanto tempo che non sentivo una schiuma così. Non lo so, incredibile. Mi stanno piacendo da morire. Da morire mi stanno piacendo. Ce ne ho diversi, poi li proviamo. Allora, partiamo con 0,84 nel traverso. Forse qua traverso e contropelo si sentirà un po' di più la differenza. Allora, sono onesto, io la sto sentendo poco anche nel traverso dalla meta, nonostante questa sia la piastra 68, perché credo che come esposizione sono uguali, identici come rasoi. Credo che la unica differenza che hanno è praticamente, ma quanto è? 0,68, 0,84, meno di 2 decimi nel gap. Allora ragazzi, con questi due passaggi sono praticamente già liscio, non avrei bisogno di fare nient'altro. Guardate, la storia che lavora benissimo, almeno sulla mia fisionomia di barba, di faccia. Allora, tolgo la metta e base e vado con lo 0,68 dall'altra parte. Allora, si è leggerissimamente più delicato, sì, sul traverso e contropelo si sentono un pochino di più la differenza, si sente più efficace la 0,84. Ogni tanto mi viene su la profumazione a Coca-Cola, piacevole, Il sapone è fantastico, ragazzi. Fantastico. Allora, si sente la differenza, ragazzi, sul traverso e il contropelo si sente più delicato lo 0,68, però vi sono onesto, come risultato non sento assolutamente nessuna differenza.
forse appena un pochino più profondo l'84 qui sulla guancia, e anche in zona collo le branchie da questa parte le sento un po' meno, ma vi dico ragazzi, è veramente minima la differenza, si sente solo un traverso e contropelo. Facciamo qualche ritocco e zona bassa del collo. Grazie il sapone, mamma mia che schiuma che fa, che spettacolo. Ora mi è venuto il dubbio ragazzi se no, questo è sicuramente un tallowato, non ha fatto tanta schiuma. Allora cosa ci ho montato? Lo 0,68, allora lato destro facciamo contropelo, zona bassa. Allora mi ha tagliato i peli in questa zona benissimo, senza nessun dolore. Facciamo qualche ritocchino. Ok, vediamo ora con lo 0,84. Fammi fare il cambio veloce, non perde tanto tempo. 0,84, facciamo lo stesso lavoro di qua, zona bassa del collo, si sente appena un pochino di più la lametta sullo 0,84. Sento che chiappa molto meno qui, che già in questa zona ho fatto il contropelo rispetto alla 68. Anche qui sulle guance già col traverso praticamente mi aveva lisciato. Allora benissimo anche le lamette, veramente bene sul Game Changer. Queste lamette almeno su di me vanno che è una favola, barbata eccezionale. Allora buttiamo via l'acqua, diamo una sciacquatina. Strage di peli. Allora, prima di passare l'allume, allora come risultato lato come da aspettarsi, il lato dello 0,84 che è l'ultimo che ho usato, no? Sì, sono più liscio, cioè qui anche se pigio non sento quasi il pelo, qui pigiando sento qualcosa di pelo. Anche zona branchie qua sono più liscio che qua, qui quasi non ho niente, qui un pochino di pelo mi è rimasto. Sentite che infatti usando l'84 da questa parte è acchiappato qualcosa, perché lo 0,68 non era andato è così profondo come... Sentite che qui chiappa ancora un pochino usando l'84 sul lato 68, sicché è un pochino più efficace lo 0,84 sicuramente. Ora tutto dipende anche da come vi piace il rasoio, perché se magari vi fate la barba tutti i giorni, penso che il risultato che si ottiene col 0,68 e 0,84 è praticamente lo stesso. Cambia poco, veramente cambia poco, è proprio cercare il pelo nell'uovo, però avete un rasoio più delicato, specialmente in traverso e in contropelo. Però insomma, se cercate più profondità di taglio, a scapito di appena un pochino di
Comfort, lo 0,84 sicuramente vi dà qualcosina in più. Allora, l'allume di rocca su entrambe le zone veramente non si sente. Veramente eccezionale, ragazzi. La storia è stato delicatissimo, con entrambe le piastre praticamente sbarbata, perfetta, perfetta, perfetta. Appena un pochino più di bruciore lato destro, che se mal non ricordo è dove ho usato lo 0,84 mi sembra, no? Ora mi sono incasinato, non lo so, sto sentendo appena un pochino più di bruciore in questa zona qua. Però vi dico la verità, è praticamente talmente poca la differenza che sono praticamente quasi uguali le due piastre, è molto poca la differenza. Vi dico, se qualcuno mi montava le piastre magari quasi non l'avrei sentita. Comunque ragazzi, sbarbata spettacolare. E che il game changer, ragazzi, è un rassoietto spettacolare. Poi c'è anche il giusto costo. È veramente un rassoietto ben fatto. Io ce l'ho montato con il manico UFO, anche se ce ne ho diversi di manici della Razrock. Però con questo manico è corto, così che lo posso appoggiare sul mignolo. Ragazzi, mi ci trovo veramente bene. Rassoietto che è con un'esposizione leggerissimamente positiva, sicché vi deve piacere il rassoio che fa sentire un pochino la lametta, se no non andate su altre cose. Però ragazzi, è barbata fantastica. Allora, oso dire uno dei migliori saponi come meccanica che ho mai provato, questi Apex. Veramente mi ha lasciato impressionato il tipo di schiuma che fa. Mi sento un post eccellente, la pelle elastica. Allora, proviamo l'after di loro, vedo che è molto torbo. Sì, ci sono degli oli sul fondo, che va sciabordato bene. Scusate, un pettino di tosse. Sembra proprio un latte. Non c'ha dosificatore? No, non c'ha dosificatore, ne ho preso un sacco. Allora, non brucia per niente, mi dà l'impressione che è analcolico, non ha alcol. Che ragazzi, se spediscono in Europa vi possono spedire tranquillamente anche gli aftershave, perché deve essere un witch hazel. Allora, in questo vi sono onesto, la profumazione di Coca-Cola non ce la sento per niente. Però aspettiamo un attimo che si asciughi, perché ne ho preso veramente troppo. Ho fatto il bagno praticamente. Guardate quante ne ho preso. Ho fatto il bagno. Non c'è dosificatore. Però non ce la sento per niente la profumazione di Coca-Cola. Mentre nel sapone, nel barattolino e montandolo, si sente la profumazione di Coca-Cola. Allora, deve essere super pieno di oli essenziali, perché sento un pochino bruciare in faccia l'after, che sono sicuro che è analcolico, non ha alcol, perché quando ha alcol a me al naso lo sento subito. Come sono molto delicato, mi dà subito all'usare l'alcol il colpettino di tosse. Questo non mi ha dato nessun effetto. Allora, diamo una pulitina qui al lavandino mentre aspettiamo che si asciughi. Vediamo come lascia la pelle. Per ora quello che sento è un pochino di bruciore, dovuto sicuramente agli oli essenziali che ci sono dentro l'after. Ho visto ce n'è molti, stavano proprio galleggiando. Lavandino lavato per la moglie, si mette solo ad asciugarlo.
sintetico, non c'è bisogno di fargli nessun trattamento. Un'asciugatina e via. Allora, sentiamo un po' come va l'after, se già si è asciugato. Allora, si è asciugato, ho la pelle super idratata, morbidissima veramente. Ancora ho un leggero bruciore, più che tutto qui in zona baffi, però super morbida la pelle, non sono oliosi per niente e me l'ha assorbito tutto la pelle, veramente ottimo. Peccato un pochino troppo di olio essenziale, magari dà questa sensazione di bruciore un pochino fastidiosa, però per il resto benissimo. Allora ragazzi, partiamo dalle lamette Wilkinson's World, lavorano veramente bene queste lamette, poi costano veramente poco. E se avete la possibilità, provatele tutte e due, le cinesi e le indiane. Io vi dico, sento le indiane leggermente migliori, ma comunque oggi veramente sbarbata, fotonica, fantastica. Mi è piaciuto tantissimo la barba. Game changer, ragazzi, game changer, tanto nella versione 68 come nella piastra 84, rasoio fantastico che veramente taglia benissimo, leggermente positiva la esposizione, però ragazzi il risultato eccezionale. Guardate, una barba di 2 giorni, già con i primi 2 passaggi ero a posto, non c'era bisogno di fare contropelo, veramente un rasoietto fantastico. La decisione sulla piastra, ragazzi, è se volete appena un pochino più di efficacia andate sull'84, ma comunque come risultato finale è quasi la stessa cosa, è leggermente meglio, un pochino più profonda la 84, ma potrebbe essere anche semplicemente perché ho cambiato di lato. Non è uguale farsi la barba a destra, che naturalmente qua mi sento più liscio, che con la mano destra farmi il lato sinistro, non è la stessa posizione. Magari dovrei rifare la stessa prova invertendo i lati e magari ottengo il risultato opposto. Io le sento praticamente uguali, si sente appena un pochino più la lametta, specialmente nella zona baffi dove chissà non si mantiene l'angolo perfetto del rasoio con lo 0,84, ma è proprio minima la differenza. Io penso che su barbe corte va benissimo la 68 e se uno si fa la barba anche una volta a settimana magari un pochino più di gap aiuta che il rasoio non si intasi tanto, ma come risultato siamo lì. Apes Alchemy Shaving, ragazzi, sapone fantastico, fantastico, mi ha impressionato il tipo di schiuma che fa, una meraviglia. Sono quasi sicuro che sono saponi al tallo, eccezionale, per me ha lasciato la pelle favolosa. L'after in questo caso non mantiene la profumazione, peccato del sapone, non sa di Coca-Cola. C'ho ancora un pochino di bruciori, veramente troppo esagerati gli oli essenziali, però la pelle, ragazzi, fantastica, ho una pelle elastica eccezionale, veramente, si è asciugato, non c'ho nessun effetto oleoso in faccia, ho un effetto morbido, veramente ottima la pelle, me la sento come se mi fossi messo del silicone, elastica proprio, eccezionale. E il pennellino, ragazzi, Sagrada Famiglia, tanta roba, un pennellino lavorato perfetto oggi con questo sapone, mi ha regalato una sbarbata fantastica. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima. La prossima che voglio provare, un disgraziato, ve l'ho già detto, no? Il cinesone, c'ha un'esposizione che fa paura ragazzi, mi faccio del male. Ci vediamo allora, sarà giovedì o venerdì, un abbraccio a tutti.